E buongiorno Maurizio, Buongiorno Bettina. ben svegliato? Siamo a Zueros, un pueblo blanco in Andalusia. È un piccolo borghetto arroccato con un castello che ora andiamo a vedere. Venite con noi ad ammirare Zueros. È il pueblo más bonito de Spagna, quindi perché non andare a vederlo? Paesini da visitare con la piccozza. Questo è un paesino di 852 abitanti, più 2 che siamo noi. In questo momento è completamente disabitato, non vediamo nessuno. Comunque è in un contesto stupendo, in mezzo a queste montagne. E adesso andiamo a vedere il castello, che anche quello è arroccato. Andiamo. Che bei colori, bellissimo. Da qui Messere si domina la valle. Meraviglia. E di nuovo in viaggio, ho lasciato Zueros e siamo passati dal paesino di Luque, ma giusto un passaggio veloce. Queste colline che sono completamente ricoperte di oliveti. Infatti questa è la zona dell'olio extravergine di oliva. E sembra che sia un olio molto buono anche quello in questa zona, ma d'altronde l'oliva è tipicamente mediterranea, quindi Spagna è come l'Italia, come il sud della Francia,
come la Grecia sono grossi produttori di olio e si sente proprio nell'aria l'acre sapore della scolatura delle olive. Arrivati anche in un'altra città, ossia Cordoba. abbiamo parcheggiato e ora andiamo a farci 2 passi in centro. Abbiamo lasciato Carletto alla guardia di Rafael, che per il costo di 5 euro, Anzi, era solo una donazione. però dicono di dargli 5 euro. Comunque al costo di 5 euro ci controlla il camper in questo parcheggio pubblico normalissimo. Siamo arrivati a Cordoba. Cordoba è una bellissima città fondata dai Romani lungo le sponde del Guadalquivir. I Romani hanno mantenuto questa città per vari secoli, fino al 756 d.C., quando sono arrivati gli arabi che, approfittando della decadenza dell'ormai vetusto impero romano, ne conquistarono la città. La conquistarono e la tenerono per quasi altri 600 anni. 50 anni dopo la fondarono in questa città il Califfato di Cordoba. Al loro arrivo gli arabi trovarono qua la cattedrale di San Vincenzo, una bellissima cattedrale che invece di distruggerla la trovarono talmente bella che decisero di trasformarla e di ampliarla in moschea. E tuttora questa è una delle opere che sono rimaste ai posteri, quindi alla storia, come una unione delle culture arabe e cristiane in un unico luogo di culto. I cristiani riconquistarono la città di Cordoba nel 1260 circa. Questo è il mulino del Guadalquivir, che utilizzava la corrente del fiume per dare energia alla città. Adesso purtroppo acqua non arriva in questo punto, però è sempre uno scenario storico importante. Sullo sfondo invece abbiamo il Ponte Romano, il Puente Romano, andiamo a vedere. Eccolo il Ponte Romano, costruito ben nel I secolo a.C., poi negli anni ha subito diversi danneggiamenti. La struttura principale risale al Medioevo e l'ultimo intervento comunque è stato fatto a fine del 1800. Allora, il ponte è composto da 16 archi, 4 a sesto acuto, che sono i primi da questa parte, e il resto semicircolare. In fondo al ponte è stata costruita una torre, che è una tipica struttura araba, che la si vede benissimo là in fondo. E ora, dopo una passeggiata sul Ponte Romano, andiamo a vedere la meschita o cattedrale ora di Cordoba, che è proprio quella sopra Mauro, lì sopra, dietro di noi. È infilato un dito in un occhio praticamente. Che è la bellissima immagine di una cattedrale che ha sia delle parti musulmane e delle parti cristiane, ed è un bellissimo esempio di come queste terre sono state alternativamente dominate dall'una e dall'altra cultura e hanno entrambe le culture dell'Andalusia. L'ingresso della meschita è impressionante, veramente spettacolare.
spettacolare. La commistione delle arcate, tipiche arcate arabe, con le volte cristiane, è spettacolare. Pazzesco. Difficile, molto difficile poter descrivere la bellezza della meschita. È una bellezza architettonicamente straordinaria, storicamente importante e sociologicamente molto interessante, in quanto gli arabi nel 756 avevano già trovato una splendida cattedrale cristiana, ci hanno edificato attorno a una moschea e successivamente, dopo il ritorno dei cristiani, anche i cristiani hanno riedificato attorno alla moschea nuovamente delle loro strutture religiose. Ed è fantastico scoprire come delle culture religiose così diverse hanno avuto il rispetto della bellezza precedente trovata, non l'hanno distrutta ma l'hanno integrata, l'hanno arricchita. È veramente difficile poterla descrivere appieno. È necessario Viverla. È una cattedrale che ha questo mix di culture che è fantastica, ogni angolo ha qualcosa di diverso da scoprire. Possiamo dare delle informazioni turistiche, l'ingresso costa 13 euro, posso dire assolutamente ben spesi. E un'altra cosa, non voglio sembrare blasfemo, ma l'ho appena detto con Betty, forse escluso San Pietro a Roma, una volta che abbiamo visto questa possiamo evitare di vedere qualsiasi altra cattedrale, Non c'è paragone. adesso questa piazza costruita in maniera tale per convogliare l'acqua piovana, presumibilmente in una cisterna qua sotto. Come ricordiamo anche a Grenada e in tanti altri posti dove siamo stati, gli arabi hanno sempre avuto un'adorazione per l'acqua, la canalizzavano ovunque, nei loro giardini, nelle loro fontane. E buongiorno, ben svegliati da Cordoba.
ci siamo fermati qua questa notte, anche perché questa mattina vogliamo ancora fare un breve giro prima di partire nel centro storico, perché ci è piaciuto veramente tanto. Una bellissima città, davvero gradevole da girare. Adesso altri 2 passi ce li facciamo. Ora andiamo. Nel frattempo vi facciamo vedere dove abbiamo dormito questa notte. Sabato mattina Cordoba sta ancora dormendo. E anche noi un pochino. Cordoba è famosa per il patio, che sono questi giardini, cortiletti interni, ricchissimi di fiori, piante, coloratissimi, dove all'interno comunque hanno sotto i portici tanti negozietti dove vendono cianfrusaglie. Questi sono i caratteristici vicoli di Cordoba del centro storico. Guardate che meraviglia di colori, tutto bianco con questo bordino colorato. In una zona sono rossi, in un'altra gialle, in un'altra blu. Bello. Queste sono le ricostruzioni fatte a specchio di tutte le colonne presenti all'interno della meschita. Sono meravigliose. Ogni angolino di questa città nasconde un piccolo tesoro, tutta da scoprire, splendido. Iniziato ad assaggiare il salmorejo, che è questa specie di zuppa, salsa col pomodoro, molto agliata. Non è male, non è per niente male. L'hummus, Massa morra, una crema di mandorle, tutte ottime. Ciao Cordoba e ciao Guadalquivir, che è sotto di noi, il fiume che scorre qui e che ritroveremo nei prossimi giorni. Cordoba ci sei piaciuta da morire, una città stupenda. E ora Mauretto ha deciso di proseguire. già andiamo in direzione Sevilla. Ok, quindi ora andiamo un po' di autostrada e
facciamo un po' di chilometri per raggiungere Siviglia e passare un pochino oltre. Come che fai? Siamo a Higuera de la Sierra, siamo a nord di Sevilla, siamo ormai nella provincia di Huelva, perché mañana tenemos un appuntamento con un posto, con un luogo storico. Luogo, con un posto storico, con un posto bello, che vedrete assieme a noi ovviamente. Adesso andiamo a fare 2 passi in paese. La Betty al tramonto a Higuera de la Sierra. eccola, chi è il tramonto? Siamo nella distilleria Girón di Higuera de la Sierra.